Ascolto canto di treni nei binari di luglio, mentre emozioni si attorcigliano e creano un intruglio di calda nostalgia. Il greco direbbe che è dolore del ritorno, la prova il pellegrino che abbraccia il mondo ma ha nel cuore la sua casa. E come bollicina galla io ne studio l'essenza, che forse non è mancanza ma soltanto presenza di bisogni sinceri. E ammiro le pinete che non cambiano mai posto, ma crescono comunque in un amore corrisposto con chi si sdraia e chiude gli occhi. Mi sussurrano che a volte il coraggio è un tuffo in fondo al mare, altre è fermarsi dentro ad ascoltare. Fin dai primi anni universitari, il viaggio è stato parte fondamentale della mia vita. Dalla partenza per l'Erasmus all'esperienza di vita in India, al volontariato e ai primi lavori come ragazza alla pari. Il viaggio è ed è stato il fil rouge che collega molteplici eventi. Poche cose mi fanno sentire in vita quanto viaggiare, perdersi e ritrovarsi in nuove strade, osservare come cambia la sfumatura di un tramonto che incontra case e tetti diversi da quelli della mia città. Viaggiare però non è solo entusiasmo e scoperta. Ogni trasferimento, infatti, richiede una rielaborazione della propria identità, in un percorso ciclico di partenze, adattamento e ritorno. Se all'arrivo in un nuovo posto si può sperimentare uno shock culturale, esiste infatti anche un tipo di shock culturale inverso, che si prova al ritorno nel proprio paese di origine. Già nel 1963, due studiosi di nome Gullahorn affermavano che chiunque scelga di rimpatriare sarà chiamato ad affrontare un momento di crisi, in quanto dovrà trasformare le proprie aspettative, ricordi, la propria identità e relazioni per un contesto che non è più quello che era stato abbandonato tempo prima. Le tematiche legate alla psicologia di viaggio mi sono sempre interessate tantissimo e se avete vissuto esperienze simili o semplicemente vi interessa l'argomento, vi lascio nell'info box le fonti e alcuni articoli di psicologia che trattano l'argomento del viaggio e dello shock culturale. Il viaggio è spesso legato al concetto di zona di comfort, del quale si è sentito parlare spesso negli ultimi anni, e dell'importanza di uscire da questa per crescere ed essere felici. Un anno fa pubblicavo un video sulla bellezza di viaggiare da soli. Quest'anno, invece, mi sono ritrovata a riflettere sull'importanza di sapersi fermare, restare, guardarsi dentro e ascoltare i propri bisogni. Può sembrare un pensiero contraddittorio, ma se da un lato credo nell'importanza dell'esplorazione e della scoperta, dall'altra ritengo sia importante riconoscere alla stessa maniera quando abbiamo bisogno di abbracciare la nostra zona di comfort e scendere più in profondità di noi stessi. È così che quest'estate, in prossimità di un viaggio, ho deciso di non partire. Le vacanze, il viaggio, sto imparando pian piano, per quanto siano una parte meravigliosa della vita, non devono diventare un imperativo. Ci sono momenti della vita in cui le nostre priorità saranno altre, gli affetti, la calma, la scoperta di se stessi e delle piccole cose. C'è una frase che proprio al ritorno di un viaggio avevo scovato su internet e mi aveva subito colpita. Dice così: viaggiai per giorni e notti per paesi lontani, molti spesi per vedere alti monti, grandi mari, e non avevo occhi per vedere a 2 passi da casa la goccia di rugiada sulla spiga di grano.
È bello viaggiare, ma anche fermarsi e ritornare a se stessi ogni tanto, alle piccole cose e alla meraviglia della quotidianità. Con questo video non voglio affatto screditare l'importanza del viaggio, bensì esaltare quella della vita, che a volte si può trovare in un aereo, in mezzo alle nuvole, altre in una goccia di rugiada nel nostro giardino. Spero che questo video vi sia stato in qualche modo di ispirazione. Fatemi sapere nei commenti che rapporto avete con il viaggio e con le vacanze. Se vi è piaciuto potete sostenere il canale iscrivendovi e condividendo il video. Grazie per essere qui, ci vediamo alle prossime avventure. Con amore, Ellie.